E dopo il manico super resistente a punto basso termico, quello intrecciato, quest'oggi vi mostro come ho realizzato questo manico tubolare senza alcun supporto all'interno. Questa cosa è importantissima. Lavorazione super facile e veloce, nello stesso tempo il vostro manico sarà super resistente. Provare per credere. Spero che questo mini video vi sia utile, vi aspetto come sempre giù nei commenti, ditemi anche quale altro contenuto vorreste vedere qui sul canale, ovviamente un altro mini video. Prendo del cordoncino per borse, faccio un cappio, uncinetto numero 4 e avvio 5 catenelle. 3, 4, 5. A partire dalla seconda nella maglia dietro, mi raccomando importante, andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 4 punti bassi. Catenella, dalla seconda riga in poi procederemo a punto basso termico, così abbiamo una bella rigidità, per cui prendo entrambe le asoline, il cordoncino e chiudo a punto basso. Abbiamo già visto questo punto di lavorazione per la realizzazione del manico sempre all'uncinetto super resistente e per la realizzazione della borsa Magda. Ultimo punto con ultima asola. Quindi prendo il cordoncino e chiudo. Ok, catenella, procedo per la terza riga. Quindi 1 e 2, punto basso, punto successivo, 1, 2, punto basso, 1, 2, punto basso, 1, 2, punto basso. Di conseguenza giro il mio lavoro e procedo sempre allo stesso modo. 1, 2, punto basso, 1, 2, punto basso. Continuerò in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Perché scelgo di lavorare il punto basso termico e non il punto basso normale? Perché questa lavorazione garantisce una bella rigidità, per cui nel passaggio successivo, quando andremo ad inserire i due boccioli o i due finali, all'interno della lavorazione non andremo ad inserire alcun supporto. Quindi per me questa è la tecnica più ideale. Bene, faccio le ultime 2 righe e ho terminato, vi dico anche i centimetri. Volevo farvi notare come la lavorazione è super scorrevole, facilissima, non appena il lavoro è avviato. Ovviamente le prime righe sono quelle sempre un po' più strette, no? Lo sappiamo ormai. Dunque, credo di aver raggiunto i 50 centimetri che mi occorrevano. Ovviamente la lunghezza, lo ripeto sempre, è personale. Faccio una catenella intanto e misuriamo. Ho raggiunto 51 centimetri, ottimo. Dunque il bocciolo in questione è questo, sono in commercio sia questi col moschettone integrato che questi altri, però se usate questi finali dovete avere comunque un moschettone a ventaglio per poi agganciarlo al corpo della borsa. Questi si chiamano moschettoni bocciolo, che hanno anche 2 viti in dotazione. Dunque, per sapere quanto lungo deve essere la lavorazione dell'uncinetto dobbiamo fare dei calcoli, ma è facile. Io sono arrivata a 51 centimetri. Dobbiamo considerare che un po' di lavorazione, 2 centimetri di lavorazione entrerà sia su un bocciolo che sull'altro bocciolo, però è pure vero che questo bocciolo misura esattamente 6 centimetri, per cui avremo 12 centimetri che andranno a compensare la lunghezza del nostro manico. Vi dico tutto ciò perché in questo modo anche voi avete delle linee guida da seguire. Facciamo che andiamo a chiudere il nostro lavoro a punto bassissimo, per cui entro nelle 2 asoline, prendo il cordoncino e chiudo a punto bassissimo. Anche se questo passaggio possiamo anche ometterlo, non è necessario perché un'estremità e anche l'altra andranno all'interno del nostro bocciolo. Però dai, rifiniamolo per bene. Faccio una catenella e taglio un po' di cordoncino, vediamo.
Io faccio in questo modo, sì, credo che possa bastare, quindi taglio, ovviamente mi aiuto con un ago, vado a piegare la lavorazione in questo modo andando a formare una sorta di tubolare e inizio a cucire. Intanto blocchiamoci proprio i primi punti all'inizio. Dopodiché andiamo a cucire asolina per asolina. Possiamo prendere anche queste di qua, sono le più esterne. Così cuciamo riga per riga, stringiamo per bene, mi raccomando, quindi asolina con asolina e via. Quindi per tutta la lunghezza del mio manico farò esattamente in questo modo. Asolina con asolina e via. La lavorazione è super rigida, come vi dicevo prima, quindi non è necessario mettere alcun supporto all'interno. Per interno mi riferisco dentro proprio la lavorazione all'uncinetto. Questo tipo di manico tubolare a punto basso l'ho già fatto qualche anno fa, sia per la borsa blu appunto Prada che per un'altra borsa a mezzaluna nella colorazione corallo, però in quel caso avevo utilizzato dei supporti perché appunto lavorando il manico a punto basso non avevo una certa rigidità, mentre in questo caso con il punto basso termico non è necessario alcun supporto. Provate e poi mi fate sapere. Continuerò così per tutta la lunghezza, come vi dicevo prima. Ci vediamo quasi alla fine, così completiamo il tutto insieme. Fantastico, fantastico. Quindi vado a bloccare gli ultimi due punti. Tra l'altro la cucitura nemmeno si nota, cioè voi la vedete? Io assolutamente no che c'è lavoro proprio qui. Facciamo così, facciamo un bel nodino e poi ci portiamo l'eccesso proprio all'interno del manico, tanto non ci importa. Fra poco andiamo a bloccare il tutto, salviamo, ci portiamo un po' di lavoro all'interno senza essere precisi, non c'è bisogno qui, e due, e adesso entrano in gioco i nostri boccioli o finali. Questo intanto sarà il risultato del manico. Tra l'altro si piega anche da solo, è super super rigido in base a quanto voi andate a tirare il cordoncino quando andate a cucire. È arrivato il momento di applicare l'altro bocciolo, quindi andiamo a prendere della colla. Vi lascio il link sotto a questo video, questa colla è super micidiale, ve lo dico sempre, attacca alla qualsiasi insomma. E per forza di cose è necessario un po' di colla perché soltanto le viti non reggono, anche perché il manico reggerà sia la borsa che il contenuto. Poi prendiamo un'estremità e piano piano ruotiamo su se stessa. Sarà anche il caso di aiutarci con un giravite stesso. Infatti prendo un giravite piatto, questo qui, e inserisco il tutto. Avete visto come è entrato tutto all'interno? Fino a quanto spingere? Finché non vediamo una lavorazione all'uncinetto nel secondo foro. E continuiamo a spingere. Nello stesso tempo, prima di inserirlo del tutto, giriamo il nostro bocciolo e lo facciamo coincidere giusto con l'interno. In questo modo non si vedranno i fori. Dopo aver posizionato i fori proprio all'interno, vado a spingere il resto della lavorazione. Avete visto come entra subito? Quindi procedo finché poi la lavorazione non entra più perché praticamente siamo arrivati lì, no? Abbiamo ricoperto tutto il bocciolo. Una volta fatto questo possiamo procedere con l'avvitare la prima vite, ce ne sono due, potete anche saltare questo passaggio, non è indispensabile, io ve lo mostro giusto perché sto facendo questo mini tutorial. Quindi avvito, 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 vedrete che man mano diventerà sempre un po' più rigido perché chiaramente andiamo ad intaccare la lavorazione all'uncinetto. Non taglierò assolutamente questa parte per farvi vedere come tutto coincide perfettamente. E voilà! Non c'è trucco, non c'è inganno, quindi vado a
inserire l'altra vite. Ops, avete visto? È semplice. Secondo me è più difficile il pensiero di farlo che farlo proprio nella pratica. Ecco qua. Vado ad inserire l'altra vite ed il nostro manico tubolare super rigido e resistente sarà pronto. Bene, bene. Quindi misuriamolo, vediamo quanto misura adesso. Compresi i due moschettoni, siamo a 55 centimetri, fantastico, per cui a questo punto possiamo prendere la nostra borsa o comunque andarla a realizzare e realizzare anche il manico. Io spero che abbiate trovato utile anche questo video tutorial, come sempre vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se proverete a replicarlo oppure quale altra tecnica utilizzate voi. È una cosa importantissima, fatemi sapere quale altro contenuto vi va di vedere qui sul canale. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacino a tutti!